Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Come vedete qua sul cofano c'è un pacco che mi hanno regalato i miei amici per il mio compleanno. Adesso andremo a vedere quello che c'è dentro, faremo un piccolo unboxing e una piccola prova. Se anche voi volete farmi un regalo per il mio compleanno, iscrivetevi al canale. Quindi adesso non perdiamo altro tempo e iniziamo. Iniziamo lo spacchettamento. Come vedete ragazzi, all'interno del pacco misterioso c'era un compressore, ma a cosa serve un compressore sopra un fuoristrada? Beh, il compressore ha varie funzioni, fra cui ovviamente quella di gonfiare le gomme, ma non solo, perché se uno ha dei blocchi del differenziale ad aria, tipo quelli ARB, serve il compressore appunto per portare la giusta portata di aria per bloccare e sbloccare il differenziale. Io non li ho montati, però se li dovesse montare serve comunque sia il compressore. Detto questo, come dicevo subito, la cosa più ovvia, serve anche per gonfiare e sgonfiare le gomme. E perché si gonfiano e si sgonfiano le gomme in fuoristrada? Perché la gomma e il disegno della gomma è quello che ci dà la trazione a terra. Maggiore sarà la superficie della gomma che abbiamo spalmata a terra e maggiore sarà la trazione che questa gomma ci darà. Ad esempio, se uno va sulla sabbia col fuoristrada sgonfiando le gomme, aumenta la superficie di appoggio a terra, aumenta anche la galleggiabilità del veicolo e anche la trazione che esso ha sulla sabbia. Ma anche nel fuoristrada in generale va sgonfiato, sempre per la stessa ragione, perché maggiore è la superficie di contatto a terra fra la gomma e la superficie appunto del terreno, e maggiore sarà la trazione che la gomma e quindi anche il fuoristrada avrà. Quindi le gomme vanno sempre smontate. Come smontate? Quindi le gomme per fare fuoristrada vanno sempre sgonfiate. Io prima di adesso, non avendo un compressore portatile come questo a 12 volt, andavo direttamente, prima di partire da casa, sgonfiavo le gomme col compressore di casa e poi una volta tornato a casa le avrei rigonfiate. Adesso direi di passare all'apertura di questa scatola, così da vedere quello che c'è dentro. Tanto vengono dati 2 adesivi di traction 4x4, metto qua le istruzioni e il manuale utente del compressore della XT Automotive. Danno anche la rivista di elaborare 4x4 con l'aggeggio dietro che non so cosa sia, e poi ci dovrebbe essere il compressore vero e proprio. Questo compressore della XT Automotive a 12 volts ha un assorbimento di 45 A circa e può gonfiare fino a 150 psi le gomme. Ha una portata di 160 litri al minuto in uscita, o almeno questo è quello che dichiarano, e viene fornito con i morsetti da collegare alla batteria per l'alimentazione. Ovviamente, avendo un assorbimento di 45 A non può essere usato con la presa dell'accendisigari. Nella confezione c'è anche una borsina per il trasporto ed il tubo dell'aria con manometro per vedere a quale pressione abbiamo portato le nostre gomme. Direi adesso di provarlo. Adesso ragazzi, dopo aver sgonfiato la gomma per fare questa prova, la rigonfierò. Per iniziare quindi dobbiamo collegare il compressore alla batteria tramite 2 morsetti, prima uno e poi l'altro. Adesso colleghiamo il compressore alla ruota. Non ha il classico aggancio rapido che abbiamo normalmente nei compressori, ma è a vite, quindi fornirà una tenuta molto più salda rispetto al classico. Ed adesso accenderò il compressore. Probabilmente, visto che ha un bel assorbimento di corrente, sarebbe meglio farlo con la macchina in moto. Comunque sia, come sapete, io ho 2 batterie, quindi la corrente non mi manca e proverò con la macchina spenta. La ruota, come vedete, è bella sgonfia, è a mezzo bar, così penso che in fuoristrada assolutamente non si usa mai, soprattutto con i cerchi originali, perché si rischia di stallonare. Forse con i bedlock riusciamo ad arrivare a queste pressioni. Comunque vediamo quanto tempo ci mette a gonfiare la ruota. Metterò un timer qui e penso che accelererò il video, perché credo qualche minutino ci vorrà, però non lo so, proviamo. Dimenticavo, cercherò di portare la pressione della gomma intorno ai 2,2. Neanche a farlo apposta ho individuato la pressione giusta. Sono 2,221 circa. Facciamo 2,15 così non si sbaglia. Sono sorpreso e soddisfatto da questo compressore perché non credevo ci mettesse così poco tempo a gonfiare una gomma da 0,5 bar a 2,2, soprattutto viste le dimensioni, tutto sommato abbastanza contenute. E il compressore, a vederlo, dà l'idea di essere veramente qualcosa di robusto. Qua sotto alla piastra che poggia in terra anche le zampine in gomma che smorzano leggermente le vibrazioni, e anche fra il compressore e la piastra di appoggio in terra ci sono dei silent block. Sono veramente contento di questo regalo che mi hanno fatto i miei amici e vi ringrazio tutti. Come sempre ragazzi, adesso vi invito a lasciare un like
al video se vi è piaciuto e fatemi sapere se anche voi avete all'interno del vostro fuoristrada un compressore tipo questo. E non dimenticate di iscrivervi al canale, così mi fate un bel regalo di compleanno anche voi. Al prossimo video ragazzi, un saluto!